Per questa quinta puntata del format a pesca con 5 euro ci siamo voluti superare. Io perché parlo al plurale? Perché anche se si vede che ci sono solo io, chi sta riprendendo? Vincenzo, e chi si occupa di tutti gli dettagli più tecnici, quindi Roberta, ci sono anche loro, quindi parlo al plurale per quello. La scorsa puntata ci siamo divertiti con le esche più allucinanti del mondo, abbiamo innescato anche un'ostrica, abbiamo innescato i bocconi, era la prima volta che innescavo i bocconi. Prima dell'ultima puntata, che sarà la prossima e sarà con la sardina, per questa volta abbiamo voluto veramente complicarci la vita. Vi do un indizio: oggi pescherò con esche che non muoiono mai, ve le potete tenere anche in macchina sotto il sole, non muoiono mai. Sono esche che conosciamo tutti. Considerate che nelle acque dolci queste esche sono molto utilizzate e sono anche molto efficaci, per carità, ma in mare chi lo sa se funzionano? E allora che cosa abbiamo pensato? Abbiamo detto: ci prendiamo 5 euro di esche finte e le proviamo. Quindi vi preannuncio che questa puntata prendere un pesce sarà un miracolo, oppure magari scopriremo che queste esche hanno efficacia. Ho scelto una spiaggia dove potrete vedere dalle immagini poi successivamente che ci troviamo in presenza di una zona portuale con dei pontili, insomma stiamo dando una mano a qualche pesce per poterlo catturare con queste esche. Andiamo a vedere, ve le faccio vedere una a una che cosa abbiamo comprato con 5 euro. Gamberetti di silicone, vermi finti che ti dirò sono anche abbastanza reali, sembrano. Poi è uscito un coreano disidratato, questi vermetti scodinzolanti che mi lasciano comunque ben sperare, magari per una leccia a stella presa all'ultimo secondo sfruttando gli ultimi momenti di luce. Questi aggeggi qua, io chiedo scusa a chi li ha inventati, ma non saprei neanche come chiamarli. E poi questi che sembrano dei vermettini, quasi arenicola sembra. Questa però non l'ho comprata, questa era un avanzo di quelli proprio, non mi ricordo manco da dove esce, probabilmente il prezzo è anche in lire. Quindi questa puntata ovviamente non sarà imperniata sugli inneschi, ma sarà imperniata sulle montature, ovvero io farò una rotazione di montature che vedremo nel super dettaglio, e io vi consiglio di ascoltare attentamente tutta l'evoluzione delle montature, perché poi quella si potrà applicare a qualunque tipo di esca. A pesca con 5 euro di esche finte. Iniziamo velocemente con la prima montatura. La prima montatura, ve la spiego proprio nel dettaglio, ha due snodi, l'abbiamo già vista anche in altre occasioni. La sto montando su una canna molto leggera, lavorerò nei primi 30-40 metri, quindi la montatura ha la lenza madre dello 0,26. Iniziamo dall'aggancio sullo shock leader. Come vedete lo snodo è attaccato, qui c'è un'asola, micro sgancio, cappuccetto,
asola e protezione. Quindi abbiamo un bracciolo da 1,70 m dello 0,14, lenza madre dello 0,26, 1,80 m, e poi abbiamo il secondo snodo, quello vicino al piombo. Come vedete lascio sempre un pochettino di spazio tra lo snodo e il piombo per leggere anche la minima tocca, e la stessa identica configurazione ce l'ho anche in questo amo. Quindi ho aggiunto un pop-up all'amo e metterò a galla le prime due esche che ho trovato, quelle che assomigliavano ai vermi. Io adesso qui le ho inserite nel lago. Questa che è troppo lunga la taglierò lasciandogli comunque una coda, e il mio obiettivo, e questo si vedrà spesso quando sarò in pesca, sarà quello di muovere l'esca il più possibile, perché il principio di quest'esca, non potendo contare sulla trazione odorosa, devo farla muovere, quindi saranno sempre abbinate a un pop-up e saranno sempre, ogni tanto sposterò le canne per mettere l'esca sempre in movimento, che poi a vederla non è neanche male, però adesso metto anche il verme rosso che scodinzolerà anche questo. Ecco qua, ho lanciato un pochettino più lontano rispetto a dove mi sono prefissato, col puro scopo adesso di fare una piccola trainetta e avvicinarla ai primi 20 metri dove solitamente passano le cestella. Quando il calasole sarà più marcato la strategia cambierà, ve la farò vedere, ve la descriverò, però intanto mi faccio questi 5 metri di trainetta e se c'è qualche lecciastella, se non altro dovrebbe essere attratta da questo movimento. Adesso mi fermo e monto subito l'altra canna, perché devo sfruttare perlomeno questa mezz'oretta di luce che ancora ci stanno regalando i bagnanti, perché no, sono le 8:15. Ok, niente, non siamo fuori legge neanche stavolta, stiamo rispettando gli orari dell'ordinanza. Vado a montare la prossima canna. In quest'altra canna leggera ho portato 2 canne leggere e una per spingere, semplicemente perché è una spiaggia abbastanza profonda e quindi non serve la distanza. Partiamo, la montatura è diversa, è a 3 snodi. Partiamo come al solito dalla parte alta, quella che si aggancia allo shock leader, quindi asolina, coprinodo dell'asolina, aggancio sempre con una montatura dello 0,26, bracciolo questo è dello 0,16, lungo 1 metro, all'incirca 1,10 m, perché poi la distanza tra uno snodo e l'altro è di 1,20 m, quindi 1,20 m e c'è un altro snodo, un altro 1,20 m e c'è il solito snodo con la distanza tra l'attacco del piombo e lo snodo che ospiterà l'amo. Adesso andiamo a vedere gli ami. Nel primo amo sono tutte e 3 braccioli da 1,10 m, tutte e 3 uguali. Amo con il pop-up, l'ho legato col filo elastico che sembra una caramellina, semplicemente perché gli ho fatto solo un passaggio, non l'ho cucito, quindi per dargli un po' più di stabilità sul bracciolo. Avrò una configurazione mista, perché avrò 2 ami a galla e 1 a fondo.
Questo sempre per il principio del movimento dell'esca. Adesso sparisco un attimo, ma ricompaio e metto all'opera questo coreano disidratato, dove dice vita lunga, aggiungere l'acqua. Noi l'acqua non gliela aggiungiamo perché tanto adesso lo lancio in acqua e si reidrata in acqua. Quindi sarà mia gioia mettere questo coreano fossile a galla e vedere se dà qualche risultato migliore rispetto a quello di gomma che abbiamo messo poco fa. Un coreano ovviamente disidratato lo metterò anche a fondo. Che impressione maneggiare queste esche, è una cosa indescrivibile per me. A parte che se penso che sono venuto qui con queste esche, non dovrei dirvelo, ma per non annoiarci, né io né chi sta qua né chi sta là, ovviamente una canna col trancio, magari passa un pesce a serra, se no sarebbe una noia mortale, ma non si può dire. Quindi 2 coreani disidratati, di cui uno a fondo e uno a galla, notare che si varia sempre, e poi un altro vermettino rosso piccolino, ecco qua, e vediamo se sortisce qualche effetto. E questo è l'altro innesco. Lavorerà a una distanza diversa rispetto alla canna che ho lanciato prima. Adesso preparo la terza canna, che sarà quella che spingerò un po' più a distanza e con la quale confido di prendere qualche pesce, perché laggiù in fondo ci sono pagelli, sparlotte, saraghetti, eccetera, quindi spero almeno di prendere 1 o 2 pesci, contando sulla voracità di quei pesci che posso raggiungere con un buon lancio, ma tempo al tempo. Adesso lancio questa e preparo la prossima. Come vedete c'è ancora un po' di luce e io sono riuscito a montare anche la terza configurazione, quella con cui confido di pescare. Se voglio avere qualche speranza di prendere qualche pesce con queste esche, secondo me sarà con questa con questa presentazione dell'esca. Quindi iniziamo sempre dallo shock leader. Questo è una lenza madre dello 0,50, quindi lo tirerò in ground con 120 grammi. Sempre asolina, non c'è nessuno snodo perché ho 80 cm liberi e poi il primo bracciolo che sarà da 75 cm, in modo che quando in fase di lancio non vada a toccare l'aggancio con lo shock leader, quindi un rischio di groviglio in meno. Qui non ho messo il pop-up, ma ho messo i floater luminosi, quelli della Trabucco, quelli che utilizzo sempre, proprio perché il sole sta andando via e quindi già dal prossimo lancio potrò contare anche sulla trazione dovuta alla luminosità. Quindi altri 80 cm e un altro bracciolo da 75 cm, bracciolo dello 0,18, sì, se non sbaglio è così, altri 80 cm, quindi stiamo parlando di una montatura lunga 2,5 metri, e c'è il terzo amo identico agli altri due
solita distanza tra il piombo e il primo snodo è sempre per portarmi avanti un piombo che poi di notte vedremo che sarà luminoso anch'esso. Adesso innesco e ovviamente ho coreano disidratato, verme fasullo giallo, verme fasullo rosso. Quando scenderà il buio metteremo in circolo anche il gamberetto, insomma tutti quegli altri inneschi più voluminosi che magari, che ne so, magari mi viene in mente qualcosa e riesco a trasformarlo in un'esca per qualche predatore. Adesso innesco molto velocemente che voglio sfruttare, mamma mia, il coreano disidratato sul lago scorre con molta fatica, però almeno non ho problemi di tenuta nel lancio, sono sicuro che reggerà. Qua ci mettiamo il vermetto giallo, che anche se vermi finti voglio fare le cose fatte bene. Ecco qua. Quindi ricordiamo il principio per cui queste esche funzionano nell'acqua dolce, cioè il movimento nell'acqua, c'è la corrente eccetera. Noi gliela simuliamo spostando in continuazione la canna oppure mettendoci un pop-up, un qualcosa di flottante che comunque la muove e poi di notte sperando che la luce, l'illuminazione del luminoso riesca a sortire qualche effetto. Adesso lancio. Il primo lancio non si fa mai forse a tutta bomba perché questa è un'imbobinatura nuova e quindi prima faccio uscire il filo, poi lancio forte. Ok, è andato tutto bene. Per di più, osservando l'acqua, è molto, molto verde, quindi deve esserci stato qualche... poi è pieno di alghette verdi nel bagnasciuga, quindi sintomo che qualche corso di acqua ha cacciato fuori acqua dolce e quindi anche le sue alghe. Dovremmo fare i conti anche con questo, ma non c'è problema. Ma avete visto in Sardegna gli spettacoli che ci sono? Ma lo spettacolo più grosso penso che si sia verificato adesso, perché Vincenzo c'è la canna con uno di quei vermi che sta mangiando, quindi io ti direi di seguirmi nella seconda canna dove abbiamo messo allora il vermetto arancione, il vermetto rosso, quelli di gomma, e il coreano disidratato. Io non ci credo. Sì, vabbè, sarà un pescettino, però l'idea di prenderlo... Ah, è pesante. Ah, no, è perché sono le... Eccolo. No, vabbè, sì. Signore e signori, siamo riusciti a prendere un pesce con... Ah, il coreano disidratato. Ah, però vedete, guardate come si... Adesso non so se illuminandolo si vede. Guardate come ritorna quasi allo stato originale nell'acqua. Guardate com'è. Comunque, ha catturato una sparlotta che ovviamente era il pesce più vorace che io conosca e quello che mi faceva ben sperare di riuscire a catturare qualcosa con queste esche qua. Adesso la libero e niente, allora il coreano disidratato ha funzionato al primo lancio. Vabbè, adesso continuiamo. Qua c'è qualcosa che sta succedendo nella canna
antistress, perché quella è la canna che vi ho detto. Nel frattempo che non pescheremo niente con le esche finte, però che strano che non faccia una fuga definitiva. Sarà un serra microscopico? Lo vedremo subito. Allora, che c'è un pesce attaccato è sicuro. Madonna, ste luci. Ok. Se è un serra, occhio che non sa che salti. Riprendi il mare, che di me non gliene frega niente a nessuno. Cioè, non ha mosso manco la frizione. Cos'è? Un serra nano. Eccolo, lo vedi? Un serra. No, vabbè. Ecco qua. Il boccone è... Mamma mia. Stai fermo. Agganciato da fuori. Insomma, non so se sono più emozionato per la sparlota col coreano morto nel 74 oppure per questo serra che al primo lancio ha subito dato i suoi effetti. Però allora questo non c'entra niente con i nostri esperimenti, non c'entra niente, è solo una piacevole variante che abbiamo voluto utilizzare per non annoiarci, anche perché tra poco accendiamo il fuoco, si mangia e si beve. Adesso che c'è il buio pesto, ho recuperato la canna che ho lanciato lontano, la reinnesco col coreano disidratato, per il quale ho scoperto che, così come per il coreano vivo, è meglio tagliarlo con la forbice, perché da disidratato tagliarlo con le mani si disintegra completamente. Quindi adesso potrò far lavorare i flotter luminosi. Adesso vi faccio vedere anche quanto, sempre con la stessa montatura, perché l'upgrade con questa canna, l'upgrade della montatura la farò una volta che vedrò che magari non prendo nessun pesce, e allora mi serve andare più lontano, e se devo andare più lontano questa montatura non va bene. Quindi innesco un verme di gomma e 2 coreani disidratati, visto che ci abbiamo preso una sparlota con la canna da ledgering. Ok. E adesso guardate l'effetto luminoso in cosa consiste. Adesso frego la lampada a Vincenzo. Taccate. Questa è la carica luminosa del flotter, solo mettendoci un pochettino di luce addosso. Magari si vede poco perché c'è anche la luce di Vincenzo accesa, però rende l'idea. Ecco qua, grazie Vincenzo. Adesso questa la ritiriamo lontano e proseguiamo. No, faccio un altro giro, dopodiché farò un cambio strategico di montature su tutte e 3 le canne, le vedremo tutte e 3 e vi dirò anche il perché di ogni variazione. Allora, vediamo cosa succede nel frattempo. E se non sbaglio ho sentito eccolo, di nuovo, Baba, qui la lenza è completamente in bando, anziché, vediamo se c'è rimasto.
Insomma, questi pesci serra ci vogliono far divertire oggi. Mi raccomando, se salta come al solito Vincenzo, questo sembra più grande. Eh sì, è saltato, ha già fatto un salto. Eccolo lì, lo intravedi? E anche questo ha ingoiato invece. Sono tutti serrettini da 7 etti, 8 etti, non saprei quantificarli, ma stanno sicuramente arricchendo una puntata che se fosse stata fatta solo con il coreano disidratato e le esche di gomma, a quest'ora avremo all'attivo una sparlotta. Allora, riprendi perché guarda, sì, questo sembra più grandetto, ha preso molta lenza, il tempo di arrivare qui e si è sicuramente un po' stancato, sta fuggendo lateralmente. Tastiamo subito. Questo è più grande. Questo salta sicuro. E se salta speriamo di non perderlo. È un po' lontano ancora, però mamma mia quanto sta andando a destra. Ci siamo Vincenzo, dovrebbe essere nei pressi. Eccolo, lo vedo. La vedi l'ombra? Eccolo qua. È più grande, sì. Oh, guarda questo come è preso! No, vabbè. Fantastico. Mai successo di prenderli così sul labbro. Anche quello di prima era preso da sopra, ma bello. Questo è più grande, decisamente più grande. La canna che ho lanciato dopo aver illuminato i pop-up si è messa in bando, nonostante questa attività di pesciserra che comunque pensavo avrebbe penalizzato. Quindi io controllo prima che sia troppo tardi per vedere se magari qualche altra esca finta o disidratata ha dato qualche segnale. Questa è un po' lontanuccia, quindi ora arriva. Vediamo un po' l'opzione luminosa. Sto recuperando anche abbastanza velocemente perché non vorrei che qualche pesce serra mi inseguisse. Ecco qui. Non vedo ancora. Ah sì. Doppietta! E sono sempre loro, sono le sparlotte che con la loro ingordigia salvano. Qui ha ingoiato, però forse qua si vede, sì, si vede il coreano disidratato, che comunque devo dire che anche dopo che si è reidratato ed è stato anche masticato dal pesce, devo dire che rimane bello consistente. Quindi per ora mi sento di dire che coreano disidratato promosso in diretta solo per gli utenti del canale YouTube di pesca più bello e simpatico della rete. Vediamo se no, è pesantuccio, potrebbe esserci.
Comunque sono abbastanza minuscoli per grandi linee. No, si è staccato. Si è staccato di nuovo. Ha dato proprio... Ah, vabbè, non l'ha neanche distrutto particolarmente l'innesco. Però guardate, è rimasto scoperto qua. No, però c'è qualcosa che non va. Perché vedete, c'è la punta che va verso qui. È successo qualcosa qua dentro. Per cui l'amo non... L'amo dovrebbe stare... Così dovrebbe stare. Niente, innesco da rifare. Innesco da rifare. C'era l'amo che puntava evidentemente all'interno della parte che fa galleggiare il boccone dell'esca. Si deve essere messo storto qualcosa, quindi c'era l'amo proprio che puntava verso l'interno. È chiaro che poi il pesce non rimane agganciato. Ha dato la tirata, ha messo la lenza in bando, però poi non l'abbiamo catturato, ma per colpa di una cattiva presentazione dell'esca. Sì, qualcosettina c'è anche qua. Incredibile come le sparlotte se ne freghino dei pesci serra, e tra un pesce serra e l'altro, vabbè, poi magari non è una sparlotta, è una sparlotta invece, sì. Guardate l'innesco, è incredibile come si rivitalizza comunque questo coreano. Però devo dire che adesso magari il coreano disidratato lo metto da parte e iniziamo a mettere le altre esche, i gamberetti finti, quei vermoni lunghi eccetera, anche perché non vi nascondo, con questa attività di pesci serra, se riuscissi a prendere un serra con uno di quei vermoni giganti non mi dispiacerebbe. Allora, sulla prima ledgering eravamo partiti con 2 braccioli da 1,80 m. Farò 2 evoluzioni su questa canna. La prima l'ho fatta mantenendo la stessa montatura, quindi ho sempre la stessa montatura lunga 1,90 m con 2 snodi a 1,80 m tra di loro, però ci ho messo 2 braccioli più corti. Questo perché voglio sfruttare questo gradino abbastanza profondo ma anche lungo, distanziando il più possibile le esche, quindi 2 braccioli corti, il più distanziati possibile, e in questo caso ci metterò sempre il coreano disidratato. Nell'altra ledgering invece mi divertirò a modificare profondamente la montatura per mettere qualcosa di più significativo. Variazione sulla seconda ledgering è stata solo una variazione di esche, nel senso che sui 3 braccioli da 1,20 m ho cambiato le esche e ho iniziato a mettere le altre esche che abbiamo preso con i famosi 5 euro. Questa è, aspettate che la bagno un pochino, questa lavora così, sarebbe bellino da vedere anche a luce. Però osservate qualcosa, una cosa che accomuna tutti e 3 gli inneschi. Io per ora non vi dico niente. Poi nell'amo di mezzo ho messo il gamberetto innescato come tra l'altro si innesca il gamberetto a bolognese, penso, per la coda. Comunque mi sentivo di innescarlo per la coda, e nell'amo di mezzo ci ho messo questo.
Adesso i più acuti osservatori di voi diranno: ma se a inizio puntata Roberto ha detto che per rendere catturanti queste esche bisogna cercare di muovere il più possibile, e quindi che avrei messo il flotter in ogni esca per aumentare la possibilità di movimento e quindi di cattura, perché adesso non le sta mettendo? Perché prima di usare queste esche che non conoscevo, cosa ho fatto? Ho detto: ma vuoi vedere che galleggiano? Quindi io ho preso uno di questi, che è il primo innesco che vi ho fatto vedere. Ho preso il gambero e ho preso questo, li ho lanciati nel secchio e galleggiano. Ho detto così perché di solito le prove del pescato me le tengo sempre da parte, perché mi ricordo che ogni tanto c'è qualche polemico di YouTube che mette in discussione la veridicità delle catture. Quindi mi ricordo in un video delle spigole che no, sono uguali, hai preso la stessa spigola 2 volte, tac, l'immagine che tra l'altro è nel mio canale YouTube, quella dove ho 2 spigole in mano, e lo avevo smentito proprio esattamente con quelle 2 spigole. Quindi niente, ho visto che queste esche galleggiano e quindi non ho avuto bisogno di metterci un pop-up a monte. Qui sulla canna che sto lanciando in ground invece ho messo una montatura più raccolta, anziché 3 braccioli da 75-80 cm a 3 braccioli da 45 massimo 50 cm. Questo perché quando vogliamo fare più distanza la montatura deve essere più raccolta possibile, i braccioli più corti, perché i braccioli più sono lunghi e più creano attrito, ma vi ricordo che potete anche sempre sacrificare un amo o anche 2. Non è obbligatorio che uno peschi sempre con 3 ami, però se io voglio lanciare 3 esche più lontano rispetto a prima, o prendo una canna in 2 sezioni, aumento il piombo e tiro delle bombe, oppure se voglio ottenere la stessa canna, stesso stile di lancio, stesse esche, non faccio altro che utilizzare una montatura più raccolta. Quindi anche qui 3 braccioletti, abbiamo visto che questa esca galleggia da sola, poi ho messo un coriano disidratato e ho messo un altro pezzo di questo vermetto giallo, ma solo perché sto sperando di riuscire a prendere un pesce anche con le esche di gomma. Ma nel mio prossimo upgrade c'è qualcosa di diabolico, ma veramente diabolico, lo vediamo dopo. Vincenzo ha già notato che c'è una canna in bando. Vero? Oh, guarda la lenza, dov'è? Guarda la lenza è in riva. Quindi abbiamo perso anche questo pesce, perché eravamo impegnati con la tattica. Abbiamo perso anche questo pesce. Tutti a guardare, vabbè dai, la cosa più importante in questo video è la rotazione delle montature, scoprire se queste esche funzionano o non funzionano. Nel frattempo siamo scesi a un preoccupante 3 su 6, 6 attacchi, 3 prede. Vediamo. Stavolta sono belli distanti i serra, perché sto lanciando veramente lontano. È rimasto niente. Devo sostituire anche il cavo, devo sostituire anche il cavetto disintegrato. Questa è una bella bocca, perché pigliano, fuggono. Ha mangiato in così. Quando la lenza si suol dire che è in bando, cioè quando va
e tocca la sabbia, vuol dire che un pesce ha spostato questo piombo da 80 grammi, da 90 grammi. Vi ricordo che qui ho fatto la modifica di lanciare nel gradino con 2 braccioli corti distanziati da 1,80 m, quindi un'azione di ricerca, e forse ho trovato qualcosa. Non sarà certo Moby Dick, però è anche bello fare gli esperimenti e raccoglierne i risultati, anche se un pesce da liberare, però è saltato fuori un pesce diverso, una mormoretta, ecco, il nostro coreano del 1974, riesumato apposta per... Io adesso per l'ennesima volta libero il pesce con l'amo dentro, e siccome ogni volta devo rispondere a 200 messaggi uguali, l'amo dentro la bocca al pesce è sicuramente meno dannoso che inserire lo slamatore a sfasciargli tutto dentro. O è fuori e si leva con facilità, oppure lo libero così, perché quando avevo l'acquario marino 420 litri, io la pazzia di tenermi nel secchio con l'ossigenatore pesci con l'amo dentro e mettermi nell'acquario 2-3 mesi, e ho visto che vivono tranquillamente, infatti poi li ho liberati. Se io faccio così è perché ho il fondamento di ciò che ho sperimentato con le mie stesse mani, ovvero ho visto, siccome chi libera i pesci in acqua non è che li puoi seguire per 2 anni per vedere se muoiono, io li ho messi nell'acquario e lo ripeto, l'ho già detto anche in un altro video, se li libero con l'amo dentro è perché ho la certezza che è sempre meglio che infilargli uno slamatore dentro. Speriamo che almeno in questo video i difensori dello slamatore non si facciano vivi, o perlomeno sappiano che esiste anche questa opzione. Vediamo ora la variante, l'ultima che propongo per la montatura da 1,90 m con 2 soli snodi. Occhio che questa non ve l'ho mai fatta vedere, però la uso spesso. Quindi, mentre prima abbiamo messo i 2 braccioli corti per distanziare l'esca e cercare il pesce, questo invece serve per richiamare il pesce o per cercare di fare la doppietta, la tripletta, ed è, anche se ha 2 snodi, ha 3 ami. Come mai? Allora, vicino al piombo ci ho attaccato 1,70 m che alla fine presentano un biamo con 2 inneschi distinti. Ovviamente ci ho messo il nostro mitico coreano del 1970 perché abbiamo visto che è l'esca che perlomeno funziona rispetto a quelli di gomma. Invece nell'amo alto un bracciolo corto con un altro pezzettino di coreano disidratato, e questo fa sì che quando io lancio devo lasciare esattamente tutto così com'è, perché il biamo va verso il bracciolo corto e nell'arco di 30-40 cm ho tutte e 3 le esche vicine, che con sicuramente esche più fresche, più migliori, eccetera eccetera, sicuramente creano il loro richiamo. Quindi quello ve lo sto facendo vedere perché dovete applicare tutte queste dritte anche alle altre esche, quelle più redditizie. Lanci comunque ravvicinati, sempre per via del fondale e per via del fatto che, siccome ci sono i pesci serra che gironzolano, i pesci, le prede, tendono a schiacciarsi verso riva. Quindi per questo motivo stiamo riuscendo a prendere i pesci serra e anche gli altri pesci, perché comunque li stiamo prendendo un po' sotto riva. Vieni che anche questa montatura
non l'ho mai fatta vedere e devo ammettere che mai e poi mai avrei pensato di utilizzare un ten bin, però per far lavorare la linea longa sono costretto a farlo e lo faccio solo perché questo è uno dei ten bin che mi ha fatto Luca Cipollaro, quello che si occupa del Japan Style. Lui li fa con le sue mani, me ne ha inviato un po' e finalmente riesco a utilizzarli. Quindi questo braccio serve da distanziatore per evitare che si aggrovigli la linea longa lungo lo shock leader, perché questa linea longa si chiama linea longa perché è longa. Questa è 4 metri. Vi faccio vedere la parte finale già innescata, dove abbiamo 3 esche distanziate, come potete vedere, con dei bracciolini aggiuntivi che stanno tutte sullo stesso bracciolo. Questa è una montatura che va benissimo quando c'è un minimo di corrente, per cui queste esche rimangono in balia della corrente a fluttuare e a gironzolare. Qui corrente praticamente non ce n'è, ma non potendovi far vedere gli inneschi vi faccio vedere le montature. Bisogna solo assicurarsi che la linea longa sia distesa completamente e non sia attorcigliata a qualche cespuglio, se no è una tragedia. E poi a occhio, quando immagino, serve un po' di esperienza, sto lanciando corto, a un certo punto prima che il piombo tocchi terra metto il dito sulla bobina, così si blocca il piombo, la linea longa va oltre il piombo e sono strasicuro che non c'è nessun groviglio. E adesso ci sono queste 3 esche che, essendo 4 metri, dove ho lanciato io 4 metri di fondo non ci sono, quindi queste esche stanno scendendo piano 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 piano, e l'esca quando è incalata è il momento migliore per qualunque tipo di pesce. Io direi che adesso potremmo concludere con l'ultima soluzione, che è l'estremo tentativo, visto che c'è una discreta attività di pesci serra, l'estremo tentativo di riuscire a pescare qualcosa con queste gomme qua, visto che con le gomme non siamo riusciti a pescare niente, ma pazzia e dire poco. Dov'è? C'hai la torcia appresso, quella potente? Sì. Ce l'hai appresso? Ah, ok. Vieni che vi faccio vedere che cosa ho inventato. Un po' mi vergogno, però il bello di questi video è che sperimento assieme a voi. Quindi che cosa mi è venuto in mente? Ho legato col filo elastico sul cavetto 4-5 di questi vermacci di silicone, un amo relativamente piccolo perché è dell'1.0, e poi per farlo fluttuare gli ho messo, questi sono galleggianti, però con questa aggiunta qui, sì, vediamo un po', no? Ok. Con questa aggiunta qui in teoria dovrebbe prova a spegnere dovrebbe esserci questo effetto qua. Si riesce a vedere, Vincenzo? Una cosa che galleggia con un po' di colori e poi con queste cose qua che non viene voglia di attaccarla. No, secondo me no, però vabbè, ci proviamo. E come al solito posso sempre contare anche sulla gestione delle luci impeccabile e infallibile di Roberta, che è sempre lì, che comunque se è tutto perfetto eccetera è sempre merito suo, non è mai merito nostro. Lanciamo in acqua questo orrore e poi tiriamo le somme. Ovviamente adesso è ferma, che lo fa proprio apposta, cioè non è che... Va, vieni su di me. Stava mangiando sino adesso. Ci prepariamo la camera, cosa eccetera. Vincenzo si è messo a riprendere la cima, immobile. Succede sempre così. Però vi assicuro che stava muovendo.
e controlliamo, perché qui c'era quella variante del biamo col braccioletto corto sopra. Sarà un fregnetto, come lo chiama mio papà. Boh, fregnetto, io non vedo niente perché vedo solo la luce. Ecco qua. Un'altra mormora. No, non è una mormora, che roba è? Oh, un'orata così piccola non l'avevo mai vista. Ma è un'orata? Sì. No, vabbè. Che piccola. Comunque sul biamo. Che piccola. Vediamo se si può slamare senza fargli danni. No. Ha ingoiato. Libero. E anche il biamo ha fatto il suo dovere e rimane In diretta, dietro. ah, ecco qua. Cosa stavo per dire? Bisogna vedere che cosa succede con la linea longa. La linea longa è dietro di me e esattamente mentre recuperavo questa oratina si è fermata, ma siccome erano tutte e due alla stessa altezza, veramente vicine a riva, potrei quasi scommettere che c'è un'altra oratellina minuscola anche sulla linea longa. Però accendo perché voglio vedere quello che sto facendo. Eccola lì. Qua, ta. Vediamo. È passato il branchetto, ma ne devono essere passate 200. Allora, questo è il caso. Ah no, ok. 1, 2, 3. Si è attaccato sul primo dei 3 ami. Anche questa ha ingoiato. Ragazzi, sono orate veramente minuscole. Che piccole. Ma io non rilancio neanche l'esca in acqua per non rischiare di pescarle. Allora, abbiamo avuto questo 1-2 che ha comprovato la funzionalità anche degli altri tipi di 2 montature. Non credo che succederà mai qualcosa in quell'orrore che ho lanciato in acqua, tutto frastagliante, però veramente è inutile accanirsi con questi pesci veramente piccoli. Abbiamo visto fin troppo che cosa funziona e che cosa non funziona. Io non ci credo che con l'esca finta che con l'esca finta non ci credo, sono emozionatissimo. Ecco. Fermo. Non ci credo che con l'esca finta e nel gradino arriva. Allora, un attimo, che morale della favola: con l'esca finta si prendono i pesci finti. Questa è una minchiata che ha comprato Vincenzo. Vabbè, ho perso la mia reputazione con questa cosa. Secondo me con un amo nella schiena potrebbe anche funzionare con i pesci serra. Va bene, lo libero. Ho cercato di far vedere in questa puntata particolare, perché
mi immaginavo di non prendere proprio neanche un pesce. Adesso lasciamo perdere i pesci serra, che d'estate una canna col trancio la metti a prescindere, perché sennò è una palla micidiale. Però l'obiettivo di utilizzare 5 euro di un qualche cosa di particolare, devo dire che sicuramente tra tutti i 5 euro spesi, questi probabilmente sono quelli più buttati in assoluto, perché se non fosse stato per il coreano disidratato non avremmo pescato niente. È anche vero che nelle acque dolci queste esche siliconate sono infallibili, ma è tutta un'altra dinamica. C'è la corrente, c'è tutto un altro tipo di giochi. Quindi mi sono voluto levare lo sfizio di vedere queste esche che effetti fanno in acqua. Bene o male potevo immaginarmelo, non avrei scommesso neanche un centesimo neanche sul coreano disidratato, e invece devo dire che la sua resa l'ha fatta. Quindi questa è la quinta puntata. Tutti quelli che si sono iscritti sanno già tutto. Voi che non siete ancora iscritti invece avete l'ultima opportunità per farlo e per scoprire e per sapere quando uscirà l'ultima puntata di A Pesca con 5 euro di sardina. Questa volta ve lo anticipo, e vi anticipo che sarà una puntata talmente particolare che, siccome è un tipo di pesca che sarà cioè bisogna farla anche di giorno per tutta una serie di motivi che poi vi spiegherò, niente di strano che faremo la parte diurna della puntata in una spiaggia dove notoriamente i bagnanti non ci vanno manco a Ferragosto, perché non è proprio il caso, e la seconda metà magari in zona, però in fase notturna, perché la puntata sulla sardina la voglio fare proprio bene, farvi vedere tutto quello che so, tutti gli inneschi possibili, e soprattutto farvi vedere quest'esca quando ha a che fare con i vari tipi di prede. Questo è un piccolo anticipo che vi sto dando. Vi ribadisco di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Si vince la canna chi si iscrive? Non è proprio chi si iscrive, perché ti devi iscrivere, così commenti il video, e poi io sto raccogliendo tutti i commenti di tutti i video del format, e poi, ma non è solo la canna, probabilmente estrarrò anche qualcosa in più. Vi rimando all'ultima puntata di A Pesca con 5 euro D, che sarà l'ultima per questa stagione, ma la prossima stagione chissà che non venga in mente un nuovo format, magari a pesca con 10 euro, non lo so, se perché non mi copia qualcuno prima. Ciao a tutti!